Ciao ragazzi, il mio nome è Umberto Ronco e sono un insegnante di chitarra, oggi completamente afono. Speriamo mi passi, visto che per insegnare serve un po' di favella, ecco. Visto che sono in questo stato, preferirei lasciare la parola alla mia chitarra e oggi vi faccio vedere un modo alternativo di guardare al blues, un genere molto particolare rispetto a tutti gli altri. Adesso ascolta bene queste due clip e cerchiamo di capirne la differenza, tutto sommato ovvia, ma attenzione, sotto c'è tutto un perché. Ricordati bene che se hai bisogno di lezioni private o di chiarimenti su questa o altri argomenti di questo canale puoi contattarmi alla mail umbertotube@yahoo.com e sarò veramente felice di organizzare le lezioni con te. Di solito rispondo molto in fretta e con una voce anche normale, normalmente. La più ovvia delle differenze tra una versione e l'altra è il fatto che una avesse la backing track e l'altra no, che una si sentissero gli accordi della armonia e l'altra invece non ce li avesse. Però se tu fai molta attenzione nella parte in cui c'è solo la melodia, c'è solo, diciamo, l'assolo, sotto gli accordi si possono percepire, e questo è molto molto importante quando si suona il blues. Perché dico questo? Perché il blues è un genere molto diverso rispetto a quasi tutti gli altri generi, in quanto non è diatonico. Che cosa vuol dire diatonico? Una progressione diatonica è una progressione che si costruisce sull'armonizzazione della scala che stiamo utilizzando. Un brano maggiore si armonizzerà la scala maggiore, un brano minore si armonizza la scala minore. Nel caso di specie invece del blues abbiamo tre accordi che sono di dominante, ovvero sono tutti e tre con la minore settima, quindi con la settima minore, scusatemi. Quindi abbiamo la settima, abbiamo re settima, di nuovo la settima, poi mi settima, re settima e la settima. Come vedete sono tutti accordi di dominante, quindi con la settima. Se invece avessimo voluto, ipoteticamente così per masochismo, fare un blues però diatonico di La, in questo caso sarebbe stato La major 7, il secondo accordo sarebbe stato un Re major 7, perché così si armonizza, e saremmo ritornati a La major 7, qui sì che ci sarebbe stato Mi settima, poi Re major 7 e concluderemmo comunque di nuovo in La major 7. Ok, vedete quanto è diverso. Questo sarebbe stato un giro diatonico, esattamente armonizzando la scala maggiore di La. Bene, tutto questo, ma con questo cosa volevo dire? Volevo dire che l'errore principale di chi inizia ad suonare il blues è pensare di avere una scala sola, come la pentatonica nei suoi 5 box per esempio, e diventare vari, essere interessanti. Questo può valere per quando abbiamo un brano diatonico e quindi usiamo la scala di riferimento, allora abbiamo tutti, diciamo, gli elementi per poter essere ricchi, interessanti. Nel blues invece, se ci si limita alle posizioni, le 5 posizioni del box di La in questo caso,
non è così facile essere interessanti, perché difficilmente si seguono gli accordi che sono tecnicamente legati ma slegati armonicamente fra di loro. Per esempio, facciamo un esempio che ho fatto proprio nel brano. Quando il brano va in mi settima, io cosa ho fatto? Che cos'è questo? Io ho fatto terza maggiore di mi, quinta, terza, quinta, e questa è la tonica. Avrei potuto anche tornare indietro alla settima in modo da completare l'accordo. Vedete? Poi che cosa succedeva? Dovevamo andare in re settima, quindi io ho fatto, ecco che qui ho fatto terza maggiore di re, quinta, terza, quinta, settima, scusami un attimo, tonica, settima, e sono tornato là. Ok? Quindi se voi fate caso a questo fraseggio, avete praticamente sotto, il vostro orecchio ha percepito perfettamente l'armonia che correva sotto questo solo. Per esempio, quando c'è stato il passaggio da re settima alla, prima di andare al quinto accordo, io ho fatto questo. O era... Che cosa ho fatto qui? Sono andato a prendermi, un fraseggio, e attenzione, terza minore di là, terza maggiore di là e tonica. Ecco che abbiamo un accordo di là, un bicordo di tonica e terza maggiore di là, che ho fatto cadere quando mi toccava ritornare in là. Tutte queste cose mi aiutano a essere molto interessante quando assolo su un blues. Passo sempre sulle note di riferimento dell'accordo che in quel momento dovrebbe suonare. Ergo sono più interessante. E sì, Umberto, tante belle parole, però dimmi come devo studiare per riuscire a trovare questi fraseggi, diciamo, fuori dalla scala. Beh, molto semplice. Il consiglio principale che do sempre a tutti è: conoscete i rivolti, perché se io sono, per esempio, nel mi settima, quando arriva la parte di mi settima, se io conosco tutti i rivolti di mi conoscibili sulla scala, ok, adesso sarebbero scomodo qui vederli, però siamo sullo stretto. Se conosco tutti i rivolti, so anche come muovermi e quali note appunto ci sono all'interno dell'accordo. Quindi la prima cosa da imparare sempre sono i rivolti degli accordi. Conoscendoli sappiamo come muoverci e sappiamo cosa suonare quando un determinato accordo compare nella nostra armonia. Bene, il video finisce qui e ricordati che se non sei iscritto iscriviti al canale, schiaccia la campanellina per rimanere aggiornato a tutti i miei video. Ti ricordo ancora che se pensi di aver bisogno di lezioni di chitarra, io sono un insegnante da oltre 20 anni, di conseguenza contattami alla mail umbertotube@yahoo.com e sarò felicissimo di organizzare le nostre lezioni. In più, se vuoi farti una vacanza da sogno tra mare, palme e chitarra, ricordati del mio video a proposito della vacanza studio, te lo lascio qua in descrizione. Prenota in fretta perché già ci sono state parecchie persone che mi hanno contattato. Con questo io ti saluto e ti ringrazio e ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!